ecco adesso ripeti questa cosa che mi hai tirato mentre nel video e ragazzi, spendere dei soldi prima di partire all'ultimo momento fortunato allora, per Amazon Prime. È successo che io non trovavo più il pesavaligie perché pensavo che mia madre l'aveva, non lo so dove l'aveva appoggiato, va bene. Non ci riesco a fine vacanza, ritorno a Roma, Guarda la valigia. la valigia, mi casca una cosa, vado a vedere io così, il mio pesavaligie. L'ho portato non sapendo tutta la settimana il pesavaligie che lei ha ricomprato perché non trovavo il pesavaligie. Capito ragazzi, non è per i 10 euro, perché per carità poi magari capita che posso partire da sola, è sempre utile avere uno in più, però all'ultimo momento compro un pesavaligie inutile perché lei c'ha tutto il tempo nella valigia. Tutta la settimana ce l'ho avuto nella valigia, l'ho portato per fargli fare una gita pure a lui. Tralasciando questo, torniamo qui e ci rivediamo al video. Salve a tutti viaggiatori e benvenuti o bentornati nel nostro canale e benvenuti in un nuovo video dedicato sempre a tema Albania. Come avrete potuto vedere siamo tornati da poco dall'Albania e visto che abbiamo un bel po' di cose da dirvi abbiamo pensato appunto di fare un video dedicato opinioni e consigli che vi diamo per tutte le persone che magari andranno, sono o pensano di andare in futuro in Albania, soprattutto magari nella parte di Saranda, Ksamil, dove siamo stati noi. Quindi magari vedere questo video può aiutare ad avere informazioni, aiuti di ogni tipo. E quindi cominciamo dicendo che tra le critiche, cominciamo dalle lodi. Oddio. Cominciamo dalle lodi, siamo gentili. Vabbè, dai. La prima lode che facciamo all'Albania la facciamo al popolo albanese, perché fra tutti i viaggi che abbiamo fatto finora, il popolo albanese è fra le persone più disponibili, gentili che abbiamo trovato. Quante volte magari in viaggio capita che in un ristorante o in una spiaggia, appunto qualche stabilimento, o in generale magari per strada che chiedete informazioni alle persone e trovate quella persona magari scorbutica, quella persona che un po' con la puzza sotto il naso, che il sorriso sembra l'abbia dimenticato proprio a casa. Sì, quindi quello è vero. invece in Albania abbiamo trovato persone stragentili, persone disponibilissime, persone sempre pronte ad aiutarti, a darti consigli. In primis facciamo tanti ringraziamenti proprio al proprietario del nostro hotel, che ogni giorno era disponibilissimo a offrirci caffè, acqua fresca, a parcheggiarci la macchina, a trovarci anche il posto per la macchina facendo spostare tutte le altre. Sì, quello è stato il colmo, ha fatto spostare almeno quante macchine erano? 3-4 macchine. Ho detto no, vabbè. Stragentile veramente, perché poi più avanti nel video appunto torneremo al discorso macchine. Quindi questo è il primo apprezzamento che facciamo all'Albania, al popolo albanese appunto, di preciso. Un'altra lode che facciamo all'Albania è il cibo. Il cibo molto buono, fresco soprattutto, ragazzi. Il cibo tipico albanese ci è piaciuto, non così follemente magari rispetto ad altre cose, ma il cibo in generale, quindi carne, sia pesce che sia insalate, ci sanno fare, sono veramente veramente buone e le porzioni sono veramente abbondanti, quindi andateci piano, soprattutto poi lo vedrete nel video del nostro primo ristorante quando siamo appena arrivate siamo andate da Corali. Abbiamo preso l'insalata Corali e è arrivata io mi sono guardata il piatto e ho detto oh mamma, e adesso? Perché era per 5 persone. Sì ragazzi, forse la video magari quando lo vedrete non renderà, ma bella insalatona. Poi non solo, che non era tonno delle scatolette che mettono qua, Esatto. Era tonno, si vedeva proprio il tonno, era tonno fresco e grigliato, proprio era buono. Rottino, scusate, sono ancora la roba di prima degli assaggi, vabbè. Però comunque no, era buonissimo. L'avrei rimangiata perché era veramente buona. Però veramente ragazzi le porzioni sono abbondanti. Ovviamente ci saranno anche quei ristoranti che faranno le porzioni normali, perlomeno quelle che abbiamo provato noi erano abbondanti. E i prezzi soprattutto, ragazzi, sono... Qua dirò un'altra cosa che poi vi dirò.
poi dirò un'altra cosa che poi vi dirò. Vi dirò più avanti, Vabbè, finisci prima tu, poi comunque dico. il nostro primo pranzo, come potrete poi vedere nel video appunto dedicato ai ristoranti, è stata una spesa di all'incirca, sia per tutti i ristoranti, di circa 20-25/26 euro massimo. Non siamo mai andate oltre, anche volendo non siamo mai riusciti ad andare oltre, quindi questo è un'altra lode e l'altro pregio dell'Albania, veramente super economica. Considerate che appunto ricollegandosi al fatto del primo giorno fra pranzo, cena e cocktail dopo cena, abbiamo speso 35 euro, è roba che qui a Roma si mangi un antipasto e un primo solo a pranzo o solo a cena. È roba congelata pure, roba perché anche non sperate congelata, che è fresca. cioè cibo cioè pesce fresco, insomma, perché considerate appunto che il primo pranzo che abbiamo fatto l'abbiamo pagato 22 euro, la cena abbiamo mangiato, come avrete visto nel video, la pizza da Prover Pizza, è vero che l'abbiamo presa divisa in due e tutto quanto, ma comunque era una bella pizza, l'abbiamo pagata 6 euro E a poi testa. eravamo piene, quindi intera non Sì, l'avrei mai quindi mangiata. 22 più 6, 28, più il cocktail dopo cena 7 euro, quindi 35 euro In è una una giornata, ragazzi, per mangiare, bere, cioè, quindi non è nulla. E anche gli altri giorni insomma seguenti, l'insalata a 11 euro con l'acqua, no, una birra tipica albanese, la Korka. Porca, carino, mi era piaciuto il nome. Lasciando il seguito, ma la vediamo. Ho detto porca e si chiama così. Ma pure gli altri giorni, insomma, tanto poi lo vedrete, comunque ribadisco nel video dei ristoranti, 25-26 euro e non oltre. Quindi questo è un altro pregio che facciamo all'Albania. Quindi il consiglio che vi diamo è di provare veramente il loro cibo e andarci senza la paura di spendere cifre esorbitanti come in altri posti, perché poi a parte leggete i prezzi dal menù, ma poi Questa dirò una cosa poi, ma poi non spenderete mai cifre esorbitanti come magari può essere a Roma o qualsiasi altro paese. Questa cosa è importante perché ho letto dei commenti veramente L'ho letti anch'io, sì. brutti che ho risposto, Criticano molto italiani criticano. che criticano l'Albania per i prezzi e tutto. Innanzitutto non è vero. Non è vero, perché perlomeno Questi per quello prezzi che che abbiamo c'erano- fatto noi, parliamo Ragazzi, in linea generale, considerate innanzitutto una cosa, poi continua lei. Innanzitutto le parole che dite sui commenti, raga, non lo dite proprio. Assolutamente quelle parole sono proprio ignobili proprio, perché stai parlando con altre persone, anche se sono albanesi, cioè sono sì, persone ragazzi, dietro, sempre ragazzi, sono sempre persone dietro, anche che è solo una chat, che sia un commento Cioè, su Facebook, c'è sempre Instagram, una quello che persona, sia, ma ricordate di non fare i leoni da tastiera, perché dietro i commenti, dietro i profili di Instagram, Facebook, ci sono sempre delle persone. Quindi infatti hai detto una bella cosa, in generale, che sia adesso sul discorso Albania, adesso è quello perché o ho un letto... discorso o anche un altro tipo di argomento, qualsiasi argomento sia, non fate i leoni da tastiera, perché dietro i profili delle persone, dietro i profili virtuali ci sono delle persone, quindi ribadiamo, non fate i leoni da tastiera a insultare, a criticare, ho visto certi insulti, perché ovviamente potrete trovare la persona che vi risponde a tono, ma potrete trovare anche la persona fragile che appunto, questo adesso è il discorso Albania, ma anche magari al discorso di critiche sull'aspetto fisico. Adesso entriamo nel discorso che non c'entra adesso niente con l'Albania, ma però era è un proprio attimo che c'è off questa cosa topic, di... però questa cosa dobbiamo dirla, perché appunto leggiamo spesso critiche verso offensive l'Albania anche, verso tanto. in questo caso dell'Albania, però anche a livello generale su qualsiasi altro argomento. E potete trovare, come dicevo, quella persona magari più fragile che una critica la prende in maniera diversa, non la sa gestire e può fare, non voglio entrare in cose specifiche, ma ci capiamo, penso. Quindi evitate, tenetevi le parole in bocca più spesso, pensate 10 secondi a quello che state per scrivere e se capite che è una cagata, per non dirlo con tutto il francesismo, ripensateci. Adesso torniamo al discorso Albania. E quindi stavi dicendo dell'Albania, del popolo albanese è stato il popolo super albanese gentile, sì, è molto gentile, di non cordiale, criticare assolutamente il popolo albanese. No, assolutamente E no. soprattutto magari prima di
versare critiche verso un paese dove neanche magari siete stati, ma solo per sentito dire, andate, viaggiate vedete. con i vostri occhi, perché poi ovviamente i gusti sono soggettivi, a noi può essere piaciuta e a voi può non piacere, per carità, ognuno ha i propri gusti, quindi è Però che soggettivo. non piace è una Ci cosa, sta, ok? ma che tu devi Ma però che criticare è un'altra, perché poi considerate che l'Albania è un paese che è appena entrato nel turismo. Ovviamente ci sono delle cose che non funzionano, che abbiamo notato anche con i nostri occhi, che poi appunto nel video vi diremo più avanti. Ma comunque ripeto, essendo un paese che è appena entrato nel turismo si deve adattare e piano piano con il tempo lo farà, quindi voi non potete pretendere di partire così. Innanzitutto ogni viaggio, comunque anche una minima somma la spendi, quindi magari partiamo da gratis non ve la fa nessuno, ragazzi. Tante persone, abbiamo letto appunto dai commenti, se si pensano di andare in Albania e spendere 10 euro. Non funziona così, per 10 nessun euro non viaggio. l'ho mai spesi 10 da euro nessuna non li parte. spendi neanche se stai a casa tua, perché comunque Sì, rimane la 10 spesa. euro l'ho spesi per comprarmi l'ombrellone. Appunto, Giusto. in Mi metto in Albania, spiaggia libera. sì, in Albania, a Ibiza del 2020, in pieno periodo Covid, abbiamo speso 10 euro per l'ombrellone. In pieno stavamo- Covid, sì, che non c'era quasi, non nessuno, c'era un ma affollamento. poi ovviamente non è che abbiamo speso solo 10 euro per l'ombrellone, perché comunque pranzi, cene e cose. Se andate in viaggio, qualsiasi meta sia, non potete pretendere di fare la vacanza con 10 euro, perché 10 euro li spendete anche se state a casa vostra per fare la spesa. Quindi, detto ciò, un altro pregio che possiamo fare all'Albania è che, da quello che abbiamo visto, anche il personale dei ristoranti, degli stabilimenti, non lo so, in generale è sempre molto 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 disponibile e gentile. Ribadiamo questa cosa. Abbiamo anche fatto amicizia in spiaggia con un ragazzo e con la sua famiglia che era lì. Spero che ci vedete. Spero che ci vedete, non lo so se vedranno mai questo video, ma vi salutiamo nel caso, che ci hanno un po' raccontato anche la loro storia. Albanesi che vivono da 25 anni in 25 Italia. anni il marito e la moglie. E non diciamo la zona Un po' per comunque meno. per privacy, ma sono anche qui vicino a noi, A diciamo, noi. perché sono nel Lazio, senza entrare nel dettaglio per privacy. Quindi appunto ci hanno raccontato la loro storia, che sono venuti in Italia qui 25 anni fa, ci hanno raccontato del loro lavoro e ci hanno anche offerto una bella birra fresca. Una bella birra. Nonostante le nostre, diciamo, remore, perché ovviamente non ci andava, che insomma si preoccupava di noi, il senso era quello. Poi ovviamente per educazione anche comunque ringraziamento l'abbiamo accettata, ma dopo veramente tante remore. Quindi vi salutiamo se tante volte ci vedrete e vi ringraziamo di nuovo. Adesso passiamo magari a qualche critica che dobbiamo fare. Sono poche, ma qualche critica che dobbiamo fare. Ce n'è una in particolare però. Che dobbiamo fare all'Albania, e poi vi daremo i consigli alla fine. Qualche critica che dobbiamo fare, parte Emanuela, che essendo che era lei alla guida può cominciare Ragazzi, da questo argomento. le strade sono molto piccole, ok? Però con i macchinoni, ragazzi, ma macchinoni belli grandi, quindi camminare lì è stata un'impresa, perché Esatto. poi si mettevano anche in seconda fila Se non e pure intasavano un quarto d'ora a suonare perché non passavano con le macchine belle grandi, perché loro non hanno macchine piccole. Esatto. Tra Mercedes, Range Rover e tutte altre macchine Le strade sono molto molto piccole. e i parcheggi, E i ragazzi, parcheggi sono parcheggi. veramente pochi ed è una tragedia. Appunto questo si Una ricollega al tragedia. fatto che il nostro proprietario Soprattutto dell'hotel ci parlo- aiutava col parcheggio lì. Soprattutto parlando di Saranda, perché i parcheggi a Saranda a volte parcheggiavamo a 1 chilometro. Sì, le salite che mi faceva fare, io morivo di infarto. Ragazzi, in tasca non me la sapevo mettere, la bacchetta magica ancora Io non gli- ce io più l'abbiamo. volte gli dicevo magari giriamo 5 minuti in più, 10 minuti in più, ma Ma che cerchiamo un erano posto. girare, abbiamo girato una volta Infatti, ben giusto 20 le minuti. ultime 2 sere siamo riusciti a trovare un posto senza, diciamo, un po' più distante, sempre distante, Sempre distante, però ma meno in linea salita. retta, però meno fatica, Meno insomma. salita. Perché una volta diciamo proprio rischiato il collasso, infatti ho detto basta, io mi fermo qui, vai. Lei peggio di me, La macchina. Lei peggio di me. Perché poi considerate che ragazzi con 38 gradi 40 era Quel veramente- giorno erano 41 per l'esattezza. era veramente Vabbè. difficile riuscire a fare una salita del genere. Quindi Direi sì. sì, le Quindi, strade
di Saranda. E di andare Questo molto poi piano, si ragazzi, ricollegherà non correte. ai consigli che vi daremo a fine video, prima di concludere il video. Anche le strade, quindi per andare a Xamil, diciamo che sono più larghe, quello sì, ma c'è gente veramente spericolata Matta? che No, guida, matta che proprio. sorpassa a destra e a sinistra ovunque, pure per aria fra un po'. E anche con doppia striscia per terra, che in teoria non si Sì, potrebbe. in teoria Loro infatti se non le si fanno potrebbe. dritte, che ci sono le curve, ma se le fanno dritte. Gli scooter Ragazzi. ci sono ovviamente, ma senza casco, nessuno gli dice No, nulla. nessuno dice è obbligatorio il casco, però non ti dicono nulla se non hai il casco, e quello l'ho capito. Perlomeno da quello Da che abbiamo quello che visto hanno noi, detto- perché io prima stavo leggendo dei commenti, diciamo uno gli hanno fatto una multa, quindi forse Quello- è relativo pure a magari a chi trovate. Sì, Non quello lo so. sì, però dico, Forse cioè, magari per gli consigliamo albanesi mettere hanno cose. più tolleranza, ma per i turisti magari Non no. tanto, Noi abbiamo visto, per quello che abbiamo visto, insomma, molta gente che andava in scooter senza casco. E metto anche che ci sono state anche molte pattuglie. Sì, molto controllata. Tanto. Non ci hanno mai Mai visto. fermato, fortunatamente No. mai controllato, mai chiesto nulla, però è molto controllata e questo diciamo si aggiunge alla lista di apprezzamento, perché comunque ci sta che sia Stanno controllata tanti controlli. ed è bene perché Sì. ognuno se lo fa come gli pare. Si vede qui a Roma. Infatti non si va mai avanti. Infatti, quindi è meglio così. Dicevo, tornando alle strade di Xamil, la gente che sorpassa, la gente che corre lì, e le strade magari a volte capita che nella maggior parte dei casi ci sono tutte curve, quindi soprattutto Tante la sera curve. non correte, mi raccomando ragazzi, se vedete gli altri correre Che fatevi si andare suonano, avanti. voi Fate finta Fateli di non suonare. sentirli, fateli suonare, voi andate adagio, molto adagio. molto direi. Anche perché magari andando in determinate spiagge, ovviamente di giorno perché non è che vai in spiaggia di sera, ci sono le Almeno strade, che non andate a dormire al mare. ci sono le strade sterrate, tipo per andare al Pema e Tate, io continuo a chiamarlo così perché Qual non- era? Quella lì. quella lì con le reti che abbiamo Ah, ok, detto, ok, con le ok, reti, sì. che poi quel signore albanese ci aveva detto anche come si dice in albanese, Ok, Pema, ma non ho Pema capito. e Fot, qualcosa del genere. Vabbè, lo continueremo a Se c'è qualcuno pronunciare. albanese, Lo aiutateci. continueremo, perché brava, lo continueremo a Però- pronunciare Pema e Tate, non lo vabbè. so. Tradotto ha detto che si chiama albero secco, tipo qualcosa del genere. E vabbè, insomma, per la strada, insomma, per andare lì è tutta sterrata, quindi fra curve e strada sterrata capite bene che non potete correre. Perché Ma anche oltre lì che- correvano. Anche lì correvano, ma oltre che mi ammazzate voi in primis, quindi Sì, la perché- sicurezza, sfondate anche la macchina. Oltre la macchina, ma Perché è tagliata tutte curve senza, cioè vedi proprio il vuoto. poi lo vedrete anche nel Quindi- video, quindi cioè, andate Adagio, sempre. molto adagio. A Xamil, proprio a Xamil centro, anche lì zona impossibile per parcheggiare, forse leggermente migliore rispetto a Saranda, ma neanche più di tanto. Quindi questa è una critica che facciamo, è di migliorare appunto le strade, i parcheggi, ma da quello che abbiamo visto ci stanno anche lavorando, perché Sì, in effetti. stiamo, perlomeno appunto tornando al discorso Pemettale, abbiamo visto che c'erano molte strade in costruzione in via Piano piano. per allargarle, insomma. Non cadete nel tombino che abbiamo visto aperto lì sulla strada del Pemettale, fate attenzione. Spero che lo richiuderanno prima che qualcuno Io non ci l'avevo casca, proprio visto. ci casca dentro. Ma Giuro. appunto puoi andarci con la macchina, ma pensando magari una persona a piedi al tramonto. Non l'avevo mai visto. Ho visto solamente una cosa che c'era poi sopra che hanno messo. Tipo, non lo so, era un segnale, non ricordo. Non mi ricordo Non che mi ricordo. c'era, ma se ci cadevate dentro con la macchina rimanevate così, proprio impantanati. Impantanati là. Quindi ma mi pensa che raccomando, magari vedete bene qualcuno le passa strade. lì, che ne so, al buio. A piedi, casca dentro. pure a piedi, ci passa. Spero che Va l'abbiano giù. già tappato, ma non lo so. Quindi mi raccomando, E guardate sempre quindi, bene. appunto, come dicevamo, le lodi, gente albanese, gentilissima, cibo top, E poi devo mettere anche un'altra cosa, prezzi top, Ragazzi, anche le spiagge io le ho trovate molto molto belle. sì, abbiamo letto anche, Stupende. ecco, anche su questo discorso abbiamo trovato letto tante critiche sulle non- spiagge albanesi.
Ovviamente magari lo direte anche voi, nel mese di fine luglio barra agosto, per la gente che ci sta ora e che di cui leggiamo le critiche, considerate che appunto essendo nel boom della agosto, stagione, quindi che volete? Che la gente non va il boom male? della stagione estiva, è normale che c'è il C'è il pianone, caos. che la spiaggia si sporca, si alza la sabbia, che le barche portano le alghe, è Sinceramente normale. tutto lo sporco non l'ho Rispetto a visto, tante altre spiagge, poi se venite alle spiagge di Roma, cioè, in confronto Xamilla e Formentera, vi dico tutto. Quindi, cioè, poi tutto sto sporco appunto non l'abbiamo Poi visto. comunque lo sporco, ragazzi miei, le alghe è normale, stanno nel mare. Certo. Io invece non trovo giusto che ci trovo invece le bottiglie, che mi tocca togliere le bottiglie dal mare, Da noi, perché la questo gente si le intende da bottiglie, noi, le perché- buste. Perché da noi lì non c'erano, questo si intende da noi quando andiamo Intendo quelle da poche noi, volte che andiamo al mare qua, perché ormai il mare qui E quindi proprio- c'è quello che sporca l'ambiente, nemmeno le alghe, perché le Certo, alghe è le normale, portano- poi siamo al mare. Poi considerando che magari se capita che c'è un giorno, 2 giorni, 3 giorni in cui magari c'è anche brutto tempo, si alza il vento, si alza la marea, smuove tutto, è normale Che volete? che pretendete. Non Quindi si rivediamo boom della stagione. Ovviamente, ecco, un'altra cosa, l'Albania, essendo che poi sta spopolando, perché abbiamo letto giusto prima che 3 milioni di italiani si sono diretti in Albania quest'estate finora, e comunque ancora l'estate non è finita, quindi può di 3 milioni di italiani si sono diretti in Albania perché appunto hanno letto come noi dei prezzi bassi e tutto quanto, c'è chi appunto critica e chi la loda. Io mi sono trovata bene, quindi ragazzi non so certo. quello che volete. Rispetto a pagare magari 100-150 euro, 2 lettini e un ombrellone in Puglia, anche no, grazie. Quindi Quando ho neanche, letto il prezzo io neanche così. fosse Mykonos. Tornando al Sì. discorso però Albania, quindi tante critiche insensate che abbiamo letto sono Tra l'altro, veramente critiche. insensate. Vabbè, ma non insulti, perché insulti pesanti, Certo, ritorniamo al discorso di prima di criticare ricordatevi che dietro ci sono delle persone. E adesso passiamo ai consigli.